Mike, non abbiamo la chiave della funivia. Josh, ce l'ha lui. È sparito. È troppo tardi. Shh, silenzio. Potrebbe averlo portato giù nella miniera. Fermo. Non muoverti. Porca troia, ma che cazzo! Oddio! Prenderò la chiave dalla camera da letto di quel coso e poi porterò tutti quanti via da qui. Ehi! Cerchiamo di capire dove sta questo stronzo. Sai, mi domando quanto queste sedute ti siano davvero d'aiuto. Proprio non mi ascolti e la situazione sembra piuttosto incasinata. Ora devo proprio lasciarti, Josh. Finalmente hai capito che c'è molto più da temere dai sogni e dall'immaginazione malata di un piccolo moccioso viziato ed egocentrico. Avevi tante persone che tenevano a te, che volevano aiutarti, ma ogni volta tu hai scelto di respingerle e ora sei rimasto solo. Anche se a quanto pare non lo resterai a lungo. No, non sarai solo a lungo. Respira a fondo, Josh. Respira a fondo. No, no, non di nuovo. Andatevene via! Ah, via da me! No! Siete morte! Scusi. Siete morte! State zitte! Ah, no, no! Siete morte! Sei un assassino, ecco cosa sei. Tu ci hai manipolato. Tu sei un codardo. Ma sei matto. Voglio solo Io non prendo ordini da voi! Non potete dirmi cosa fare! Non potete dirmi cosa fare! Non più! Tempo scaduto per Josh. Ok. Mi fido di voi. scaduto. Mi fido di voi. Mi fido di voi. No. Tu non sei. Eravamo qua sotto, da soli. No, non di nuovo. Tutte sole. Ma ora sei con noi. La tua famiglia. State lontane da me! Andate via! Perché non ci hai salvate, Josh? Perché ci hai lasciato morire? Lo giuro! Lo giuro! No, io non prendo ordini da voi! No! Questo è quello che vuoi. No! No! Perché mi fate questo? Lasciatemi in pace! Perché lo fate? Perché non ci hai salvate, Josh? Perché ci hai lasciato morire?
Cosa fosse una persona. Già, forse un minatore. Forse qualche dipendente del sanatorio. In quel posto accadevano così tante stranezze che non mi sorprenderebbe. Che stranezze? Qualcuno stava catturando i Wendigo. Li aveva bloccati coi legacci e... beh, ho visto cose brutte. Wow. Li avrò liberati quando ho fatto saltare tutto. Bella mossa. Forza, è tutto ok. Sicuro? Sono ancora vivo. Ultime parole famose. Oh, porca troia. Non mi sento più le dita. Merda, sembra una tomba. Oddio, Mike è di Beth. Questo è il suo orologio. Cosa? Fa vedere. Guarda, qui c'era una croce. Quindi è stata sepolta qui. Ma chi ha scavato? Non fermiamoci.
sono tornato indietro. Ho sbagliato. Vabbè, ho trovato l'inizio. Gesù! Lei! Cazzo! Hai visto? Sì. Molti cadaveri. Oh. Oh mio Dio. Oh, no! Mi sento male. Sì. Aspetta. Un attimo. Forse ho visto qualcosa. Boom, spunto fuori. Non prendo ordini da voi! Non Josh? potete! Non potete dirmi cosa fare! Non Josh? potete dirmi cosa fare! Ehi. Non più! Non potete dirmi cosa fare! Oh, ok. Mi fido di voi. Che gli sta succedendo? Sta delirando. Josh! Mike! Josh! Ascoltami! Non colpirmi, ti prego. Beh, eri partito, amico. Eri del tutto fuori. Pensavamo di perderti. Ora andiamocene da qui. Josh, senti, hai tu le chiavi della funivia? Sì. Ecco. Bene. La vedi quella? È la nostra via d'uscita, forza. Josh non ce la farà ad arrivare lassù. Ok,
Aiutami a salire, dirò agli altri che stiamo bene. Sì, ok. Tu e Josh tornate indietro, ci vediamo alla baita. Stai attenta. Anche tu. Bene, andiamo, figlio di puttana. Non dovevi colpirmi così. Ah, sì, scusami per prima. Credevo avessi ucciso Jess. Mi sbagliavo. Madonna. Non è vero. Non volevo che moriste, lo giuro. Lo so. Ok. Non sei vera! Non lo sei! Messo male questo. Questo dura troppo questo gioco. È lento. Se voglio finire. Fatto.
sapeva, era troppo lento, cazzo. No, vabbè. Entra Michael e Josh. Andiamo. Andiamo alla baita. Ecco, un'altra morta, eh? Andiamo a vedere. Mai. E poi ghiacciata. Ghiacciolo. Fanno un'abitudine. E va avanti. Non è che ce la puoi fare. Tu e Mike forever. No, su. Stanchezza. No, non è. Forza, aprite! Ragazzi, ma ci siete? Fatemi entrare! Sam! No! Merda, Mike! Oddio, hai un aspetto terribile. E peggiorerà se non ce ne andiamo. Forza. Mike, cosa è successo a Josh? Lo ha preso. Dio, Normale però. morte terribile. Vieni per palestra. Ai ai. Cosa dobbiamo fare? Il seminterrato. Forse là c'è qualcuno.
Secondo te riusciremo a cavarcela? Cerco di non pensarci. Però dobbiamo scappare! Scappa! Siamo alla fine del gioco. Che facciamo? Aggiornamento effetto profondo. Contatto, la struttura principale è distrutta. Passo. Aspetta, vedo qualcosa. Sì, confermo. 2 superstiti. Atterriamo. Non sono morti 5. Ah, è morto. Mike. Josh, Jessica, no, Sam. Oh, vabbè. Comunque, è stato bello ragazzi, ci vediamo alla prossima diretta con il piccolo Genio. Ora Presidenti. E ora sì, questo con mappa nuova. Wow. Prima o poi non sapevamo mai come dovevamo tutti due una fare è stato
Scacciamato, ragazzi. Teneva l'arma dritta davanti al mio viso. Proprio qui, davanti al mio naso, avrebbe potuto spararmi. Lo ha quasi fatto. Cioè, esci con qualcuno per tanto tempo e pensi di conoscerlo e poi capisci quanto ti sbagliavi. Pensavo che fossimo uniti. Dopo la scomparsa delle sorelle era venuto a parlarmi. Diceva che solo io potevo capirlo. Pensavo ci fosse un legame fra noi. Se ne vuoi parlare con qualcuno? Sto bene. Certe volte, dopo un'esperienza traumatica... Ho detto che sto bene. E Matt, l'avete trovato? No, non ancora. Bene, non sforzatevi troppo. Non mi sembri molto preoccupata. Quel bastardo mi ha lasciato lì a morire. Diceva di amarmi e poi in pratica voleva ammazzarmi. Voi sareste preoccupati? Mike è morto per colpa mia. Non avrei dovuto muovermi. Ma l'ho fatto. E mi ha salvato. Perciò è morto per colpa mia. Dovete ascoltarmi. Non mi importa se mi credete o meno. Prima o poi lo farete. Dovete scendere nelle miniere. Cosa c'è nelle miniere? Io ho visto cosa c'è là sotto. E vorrei non averlo mai fatto. E vabbè. Hi, this is Lee Robinson, production designer on Until Dawn. The production design for Until Dawn started with the great teen horror script that sets the characters in a Canadian winter mountain lodge, being a contemporary setting with visual clues derived from classic films of that genre, such as Hitchcock's Psycho and Stanley Kubrick's Shining. The storyboards are vital to the production design as it allows the designer to understand the scale of the environments to be made and the detail that will be seen to create the atmosphere of a horror. This took us into concepts that took these storyboards further, visualizing the world through the color palette, the lighting, tone and the mood, and developing key locations such as the lodge, the cable car stations, the forests themselves, the wilderness. As you can see, the environments and atmospheres change quite a bit from warm and inviting to cold and threatening. The Millionaire's Mountain Lodge was a key example. It was designed to be made from nearby stone and timber, embedding it into the landscape, with a contrasting and contemporary interior needing to be opulent and extravagant. We created dark and claustrophobic corridors with ominous and large open spaces, almost cathedral-like in size, and with huge structures to silhouette and dwarf the characters within, providing a labyrinth to explore and wander. Each character was developed with a strong visual identity in mind, with contrasting colours, tones and silhouettes to identify them, each to have their own texture, pattern and shape, so that when they were lined up you could always identify them. The costume designs allowed a range of clothes that would suit them for the cold winter weather, but also have an element of style and individualism, so that the audience could look at them and relate, recognizing themselves within them. A lady would like to cuddle up with her man by a nice cozy fire bathed in atmospheric mood lighting. Right. It'll get plenty toasty once we're rubbing up against each other. Mike? Yeah. Fire and mood lighting. Yes. Working with the lighting artists, we really brought the look and feel of the world together, and this required a thorough understanding of the visual language of teen horror. A key scene was where all the characters emerge out of the rear of the lodge chasing Hannah.
Until Dawn is a game that's full of horror, and one of the things we decided to do early on was to take a scientific approach to how scary it was. So we did experiments on people and we measured their responses to the game. We've created a test area. It's as close to a home setup as we can get it. We've recruited ordinary people to play the game and we've left them to play it on their own. You're turning the light off. The only difference is it's rigged with cameras and microphones that relay the data through to the next room where people are watching them play. Bracelet here we use for biometric testing. It measures the player's emotional response. It's called a galvanic response sensor. It makes contact with the user's skin and it measures the electrical conductivity across their skin. It's the same principle as an old-fashioned lie detector. When you're stressed, you sweat a little, very sensitive, and picks up tiny changes if the player is feeling anxious or scared. That data's fed back to a testing team, comes through as a graph. I'm so sorry. There's no point testing one or two people, you have to test a lot of people. And watch your step. When we have a scare that's consistently has a measurable emotional response, then we knew it was good. If it didn't have that, it goes back to the team for improvement. The data doesn't tell us what's wrong with the scare, it only tells us if it's working or not. Wait, okay, so you hear that too, right? Josh. Here we have a chapter relatively early in the game. Weirdly regular. Nothing regular about it. We have to create tension and anxiety in the player so they are ready to receive the scare. Give the player time to recover, to cool down, to calm down, and then start building the tension again before we do the next scare. Hey. What? Hey. What the hell? Ooh, you just got mugged. Yeah, I have such an adrenaline high when I get... There's two things we found. One is we could look at the scares, analyse if our expected scares were working effectively. Were people shrieking and covering their hands, or were they getting an emotional response from it? And being scientific about it means that we strip out people's opinions about whether things are working or not. We've got data, and we look at the data. If it's working, we're happy with it. Really scary. Bit scared and wanting to get away. I actually be maybe a bit scared to play on my own, but... In a room with the lights on, yeah. With some other people as well, yeah, maybe. But because I'm a scaredy cat, I would play with someone in the room. And the lights on. It was one of the scariest games I've played in a long while. Because Until Dawn has a dynamic, ever-changing story, the facial performances and the body performances are recorded separately, with different systems. Just move over there. Go on, move. Let me say what I came to say. I'm here to tell you what you're up against being back on this mountain. You should never have returned. I don't know why you did after what happened last year. You mean with Hannah and Beth? Yeah, how could you know without being involved? I don't take kindly to you kids coming up here to my mountain. Your mountain. The mountain don't belong to me, it's true. But it don't belong